Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo, indovinate un po', vi mostro uno dei regali che ho ricevuto per Natale. In realtà è quello più grande perché poi ci siamo scambiati giusto dei pensierini tra di noi. Ora lo vado a prendere, aspettatemi, tra un minuto ve lo mostro. Ed eccolo qua, il mio regalo di Natale. Finalmente mi sono fatta regalare la Big Shot. Questo Big Shot della Sizzix, e ho scelto il modello Foldaway. Perché ho scelto questo modello? Perché ha un ingombro più piccolo. Ovviamente io già ho spacchettato tutto e ovviamente l'ho anche provata. Adesso andiamo a vedere quindi di che cosa si tratta. Sono contenta perché l'ho utilizzata già per fare delle decorazioni e quindi mi sono divertita abbastanza, insomma, mi sono distratta un po', anche se in realtà l'ho aperta forse il 27, il 28 di dicembre. Allora, che cos'è, giustamente, per chi non lo sapesse, cos'è questo attrezzo, tra virgolette? È una fustellatrice. Che cos'è una fustellatrice? È un attrezzo che taglia degli elementi con l'ausilio di fustelle, che sono praticamente come delle matrici che ritagliano quindi carta, feltro ed altri materiali. Poi dipende dal tipo di fustella che uno va a utilizzare, e quindi si può utilizzare questo attrezzo per svariati usi. Ovviamente ci sono coloro che lo usano esclusivamente per lo scrapbooking, qualcuno che lo utilizza per la carta, giustamente è sempre scrapbooking, qualcuno è uno, è la prima gaffa del nuovo anno, qualcuno che lo utilizza per il feltro e per altri usi. Ovviamente io li utilizzo un po' mix. Questa non è la più grande che c'è in commercio perché ce ne sono di più grandi. Questa diciamo che era la media, poi vi spiegherò le dimensioni. Ora ve la mostro da vicino il contenuto del pacco. Ok, come vedete nel pacco c'è la macchinetta, poi ci sono vari attrezzi da taglio e poi ci sono, in questo kit sono uscite anche delle fustelle, perché questo conteneva lo starter kit. Poi è uscito del feltro, ed è uscita anche all'interno di questo kit della carta, proprio per farci divertire. E vedete, ci sono anche degli esempi su quello che si può realizzare. C'è anche una fustella carinissima che è questa, che serve per fare gli astucci, quelli piccolini. Comunque adesso vi mostro la macchina più da vicino, mostro alcuni usi che le ho fatti. Ecco qui, questi l'ho realizzati utilizzando le fustelle che sono uscite in dotazione. Idem per questi. Sono dei piccoli borsellini, non vi preoccupate, poi di queste c'è già la pochette, cioè la seconda del nuovo anno, di queste già c'è il tutorial sul canale. Ovviamente in questo caso io non ho né ricamato e né ritagliato a mano le parti da incollare, ma ho utilizzato ovviamente le fustelle che vi mostro. Di questi borsellini non c'è ancora il tutorial, ma lo caricherò presto sul canale. Oggi vi sto facendo veramente impazzire. Allora, vado a prendere la Big Shot e ci vediamo tra un secondino. Aspettate. Allora, eccoci qua. Questa è la Big Shot Foldaway. È pesante perché è un attrezzo pesante, perché deve pressare e tagliare, però devo dire la verità. Scusate. Però devo dire la verità, vedete che l'ingombro è piccolo. Io l'ho scelta proprio per questa motivazione, perché comunque casa mia è piccina e tra macchine di cucire, Big Shot, attrezzi vari, macchine per la lana e quant'altro, non avevo tanto spazio, quindi questo è l'ideale. Come funziona questa Sizzix? Come si apre? Prima di tutto, come vedete, qui c'è una manovella che ovviamente è sul davanti. Qui c'è un piccolo pulsantino. Premendo questo pulsantino, si riporta verso l'esterno la nostra manovella. Dopodiché, giro di lato per mostrarvelo, ci sono qui sul davanti
ci sono delle scanalature dove noi andiamo a infilare praticamente le nostre belle manine ed apriamo la nostra Big Shot. Qui lateralmente ci sono delle altre scanalature, vedrete, si vedono, e quindi noi le andremo semplicemente ad incastrare facendo una piccola pressione. Quindi la nostra Big Shot è montata, ve l'ho fatto tutto in diretta. Poi in ognuno di questi due porticine ci sono dei cassetti dove vedete si possono riporre le fustelle. Quindi ovviamente io le fustelle che sono uscite in dotazione le ho aperte, ma adesso ve le mostro anche dall'altro lato. Come vedete, le fustelline, queste sono quelle che sono uscite in dotazione. Poi vi faccio le foto sul pacco, così ve le mostro tutte quante insieme, perché ovviamente così non si notano un granché. Quindi vi metterò le varie foto qui mentre sto chiacchierando e vi mostrerò quindi le fustelle quando sono uscite imballate. Tra le fustelle fiori e farfalle poi è uscita anche quella per fare, come vi ho detto, gli astuccini. Sono questi. Poi se vi va ci sono già tanti tutorial su YouTube che mostrano come farli, però se vi va posso in qualche giorno, così che devo realizzarne qualcuno, accendere la camera e vi mostro. Allora, dopodiché, oltre alle fustelle, come funziona questo attrezzo? Ecco, le fustelle l'abbiamo detto, ma ci sono varie tipologie di fustelle. Ci sono le fustelle per la carta e in genere sono quelle più sottili, come queste che vi ho mostrato. Poi ovviamente quando andrete ad acquistare le fustelle c'è scritto, sicuramente ci sono le istruzioni e vi dicono cosa tagliano. In linea di massima quelle sottili tagliano tessuto sottile, ovviamente carta, anche di 200 grammi, 250 grammi, il feltro sottile come quello che ho utilizzato io e come quello che vi mandano in dotazione, perché ovviamente oltre alle fustelle che vi metto nuovamente l'immagine qui, arrivano poi in dotazione un pacchettino che contiene del feltro. Ovviamente io qui ne ho inserito qualcuno dei miei, di quelli che già avevo, ma loro vi mandano un pacchettino con, mi sembra, 5 colori, in tutte queste gradazioni carinissime, vedete? Questo azzurrino grigio, un rosa, un colore un po' più pescato e questo blu. Quindi vi arrivano questi fogli di feltro, arrivano ovviamente le istruzioni e arrivano anche dei tessuti. Io devo dire la verità, questi non li ho ancora provati. Sul tessuto non l'ho provato, ma l'ho provato sulla carta e sul feltro. Vi arrivano questi tessuti, sono sempre 4 colori e più o meno richiamano gli stessi colori del feltro. Ve li mostro da vicino. Eccoli qua. E questi sono sempre quelli ovviamente che escono in dotazione da questo kit. Poi cosa esce? Esce ovviamente questo albumino che contiene, come vedete, tutte carte. Vediamo cosa c'è scritto. Sono 10 carte double face, quindi hanno la doppia faccia e sono da 190 grammi, quindi come aveva detto la carta. Per questo poi sicuramente proverò ovviamente con la carta degli acquerelli. Vedete, ve li mostro. E anche queste sono più o meno tutte con gli stessi colori. Lo starter kit ovviamente per farvi divertire vi inviano ovviamente materiali diversi da testare, da provare, ovviamente simili, quindi tutti quanti con queste sfumature del bluette, del grigio, del rosa e del pesca, e sono molto carini. Poi passiamo ovviamente alle cose più importanti, le fustelle, e a quello che serve per far funzionare ovviamente la nostra macchinetta. Allora, uscirà, vi mostro da vicino, ecco qui. Vedete, questa è la base dove ci sono poi le istruzioni per l'utilizzo. Mostro più da vicino. Ho dovuto accendere la lampada perché oggi è brutto tempo. Ci sono tutte quante le istruzioni per poterle utilizzare. Praticamente questa macchina si utilizza facendo dei sandwich. Quindi in base allo spessore del materiale che vogliamo
andare ad utilizzare, dobbiamo inserire ovviamente degli spessori di taglio. Allora, per le fustelle metalliche, come per esempio questa che vi ho mostrato poc'anzi e come tutte quelle che io ho, basterà mettere prima il vostro pezzo forte, che è questa praticamente, ci sono le istruzioni in tutte le lingue e c'è scritto perfettamente che questa non è una superficie da taglio, perché questa in realtà è la base del nostro sandwich. Ora lo sposto un attimo. Questa è la base del nostro sandwich. Dopodiché cosa si fa? Se le fustelle sono quelle sottili come questa, si andrà ad utilizzare questo che vedete è una colorazione, cioè il bordino azzurrino, quindi lo distinguete dall'altro perché questo è bianco, quindi c'è scritto poi che non è da taglio, quindi questo va sotto. Questo ovviamente c'è scritto adattatore per fustelle sottili. C'è scritto adattatore per fustelle sottili, quindi lo andate ad adagiare e poi semplicemente escono altri due pezzi. Questi sono i tappetini da taglio, come vedete già li ho utilizzati. All'inizio ho detto ora sfascio tutto perché quando passa la fustella fa un rumorino strano proprio di crack e quindi ho detto va bene, ora farò una strage, invece no, è proprio quella la funzione. Quindi cominciano poi con l'utilizzo un po' a imbarcarsi, quindi io vi consiglio quando le utilizzate di invertirle, cioè ogni tanto di invertire sopra sotto e quant'altro. Quindi andiamo a vedere come si fa tecnicamente. Quindi voi andate a riporre una parte, dopodiché prendete la fustella che desiderate, ora ne scegliamo uno, scegliamo i soliti fiorellini, ok? Tanto è giusto per darvi un esempio dell'utilizzo. Scegliamo i fiorellini ed andiamo, io li posiziono al centro ed andiamo a prendere ovviamente un pezzetto di feltro. Io prendo in questo caso quello nero perché mi devo fare dei fiorellini con il nero e quindi vado ad adagiare, prendo una forbice perché ovviamente questo pezzo è troppo grande. Va bene, posizioniamole così, in questo modo. Quindi le ho posizionate con il taglio rivolto verso su. Io ho provato anche a fare con il taglio rivolto verso in giù perché temevo di distruggere le fustelle, ma alla fine non cambia molto. Dopodiché prendo l'altro piatto e lo vado a inserire. Come avete visto io ho messo il feltro. Come ho fatto a rendermi conto se ci voleva un altro, se ci voleva, perché il problema più grande secondo me è ci metto lo spessore oppure no. Come ovviamo a questo problema? Facciamo una prova. Io adesso ho tolto lo spessore per le fustelle sottili e provo, perché comunque il tessuto è doppio nella mia mente, dico, ma funziona oppure no? Quindi, come ci regoliamo? Mettiamo da una parte il nostro sandwich e semplicemente, vedete, non taglia nulla. Ora che inserisco lo spessore, capirete quello di cui si parla quando vi dico click. Quindi vado a mettere il mio spessore sotto, vado a sistemare nuovamente e vado a posizionarlo ovviamente da questo lato. Sentirete il click. Sentite? Ecco qua. La fustella è passata ed ha fatto il nostro click. Ok, ho fatto cascare la fustella. Vado ovviamente a togliere e come vedete restano qui sul piano da taglio i due fiorellini che ho ritagliato. Ovviamente, volendo, vado nuovamente, prendo un altro colore e vado a tagliare altre tipologie. Quindi li posiziono, cambio colore e quindi questa è la comodità di questa fustellatrice, perché se io devo fare tanti di questi borsellini, ok, in tanti colori diversi, ovviamente ho le fustelle a ritagliare a mano i fiorellini, come ho fatto per le vecchie pochette che vi ho mostrato,
che avevo tagliato il feltro e incollato, ovviamente erano tutte diverse, ma se io decidessi di farle in serie, ovviamente la fustella mi semplifica ampiamente il lavoro. Quindi queste sono le fustelle sottili. Ovviamente questo è un video, ragazzi, abbastanza veloce, vi mostro il regalo e come l'ho utilizzato, poi più là possiamo fare qualche tutorial e più là proverò tutte le fustelle che ho ricevuto ovviamente dalle aziende. Vi ricordate, prima di Natale avevo ricevuto delle fustelle e quindi sicuramente le andrò ad utilizzare. Ora poso le mie fustelle e vi mostro ovviamente l'altro utilizzo. Quindi, come avete visto, le fustelle sottili tagliano la carta, ma tagliano anche il feltro e il tessuto. Non l'ho provato, ma sicuramente il tessuto riescono a tagliare tipo questo, anche secondo me 2 fogli insieme. Dopodiché, cosa esce in dotazione? Ci sono gli altri tipi di fustelle, ve ne esce una in dotazione e sono queste, vedete, sono spesse. Ovviamente voi qui non vedete nulla o quasi, ma ci sono delle sagome, vedete, un cuore, un quadrifoglio, non vedo tanto, una farfalla e c'è una sorta di ramoscello da questo lato. Queste fustelle sono quelle ovviamente doppie, spesse, e anche in questo caso, quindi non vi potete sbagliare perché qui non c'è scritto, o forse sì, c'è scritto, no, non c'è scritto, non ci sono le istruzioni su queste, però vi rendete conto perché hanno uno spessore elevatissimo rispetto ovviamente alle fustelline di metallo. E anche in questo caso, se avete questo tipo di fustelle, c'è ovviamente l'istruzione sull'utilizzo, cioè c'è scritto praticamente qui sulla vostra base ci sono le istruzioni. Perché? Perché in questo caso, quando avete questa tipologia di fustelle, non dovete ovviamente inserire lo spessore, quindi lo spessore questo qui, ma dovete usarle in questo modo. Adesso vi mostro. Allora andiamo a prendere il tappetino da taglio, andiamo a mettere la nostra fustella, facciamo un altro tipo di sandwich, andiamo poi a prendere ovviamente un foglio di carta, io ne ho preso uno di quelli che utilizzo così, e poi andiamo a prendere ovviamente l'altra nostra fustella. Ora prendo un altro foglio e facciamo questo esperimento insieme. Vediamo se inserisco 2 fogli. Io l'ho provata e ho tagliato anche il feltro e quindi vi dico che funziona. Dopodiché, come abbiamo fatto prima, le inseriamo nella nostra fustellatrice ed andiamo a tagliare. Qui il crack non si è sentito, non l'avete sentito, e ora scopriamo ovviamente e vediamo che ha tagliato in questo caso 2 strati di carta, vedete, di tutte le nostre formine. Le vedete? Una è rimasta qui e questo ovviamente sono i 2 fogli che io ho tagliato insieme. E quindi questo ovviamente, questo attrezzino è utile anche per lo scrapbooking, per tagliare il feltro. Ecco i nostri fiorellini, le nostre farfalline. Quindi questi sono gli attrezzi che escono in dotazione. In realtà c'è anche un altro tipo di fustella, che è quella per groffatura, non mi ricordo mai se si dice groffatura, presuppongo, vado a riporre questi. E praticamente è un attrezzino che serve per dare una texture alla carta che voi andate a utilizzare. Quindi è un attrezzo anche quello molto particolare. Io di quello ovviamente non ne ho e quindi non posso mostrarvi come si utilizza, però sappiate che esiste per la Big Shot, ma come per le più piccole o le più grandi, esiste questo attrezzo che praticamente è come se fosse un libro fatto ovviamente di materiale plastico, che all'interno si mette per esempio la carta, lo si passa facendo un sandwich, trovate poi le istruzioni anche di quello sul foglietto illustrativo, anzi adesso ve lo mostro giusto per farvi comprendere.
praticamente vedete un attrezzino fatto in questo modo, si mette la carta all'interno, dopodiché passando attraverso la vostra gift shop vi viene fuori una carta praticamente con una texture, fiori, etnica, e quindi è molto carino anche quello per lo scrapbooking. Prima o poi lo comprerò, non lo so, probabilmente no, questo è tutto mistero. E niente, spero di essere stata esaustiva stamattina, ho fatto un video lunghissimo, giusto per mostrarvi le nozioni base di quello che fa questa macchinetta. E adesso io ovviamente tiro fuori, come si fa per chiuderla, tiro fuori gli elementi, la richiudo e il gioco è fatto, insomma. La ripioniamo e abbiamo un altro attezzino utile per il nostro divertimento creativo. Costi, io l'ho presa con dei saldi, quindi se qualcuno volesse fare l'acquisto, io erano 2 o 3 anni che la cercavo, poi me la sono scroccata al volo da mio marito quando ho visto che costava 99 euro, forse questa costa un pochino di più. Vi dico anche la dimensione delle fustelle, come vedete questa è abbastanza grande, è 15, quando trovate le misure delle fustellatrici dovete tenere presente la larghezza della bocca di inserimento, perché ovviamente ci sono quelle piccoline e vi dovete regolare che quelle piccole non potete fare tantissimi lavori. Questa dimensione invece secondo me è quella ottimale per chi come me si diverte, per chi ne fa un uso professionale, per coloro che fanno il feltro, che fanno le lanterne, tutta una serie di cose. Ovviamente forse questa non è l'ideale, ma per noi ragazze va più che bene, perché come vedete, insomma, ci si possono fare secondo me dei bei lavoretti. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video, vi metto il link ovviamente sotto al video, io l'ho presa su Amazon perché ovviamente su Amazon sola l'ho trovata e avendo Prime non ho pagato la spedizione. Prossimamente ci vediamo per il tutorial di questi borsellini carinissimi che vi mostro da vicino, fatti ovviamente in feltro. Eccoli qua, quindi ci incontriamo prossimamente, mi sono studiata il cartamodello e quindi insieme faremo quello. Poi se vi va facciamo una scatolina. Vi saluto e ci vediamo prossimamente. Buon proseguimento di giornata a tutte. Ciao! Questo è tutto quello che ho ricevuto in dotazione. Come vedete, le fustelle che sono uscite, queste, l'albumino con i fogli di carta, questi sono i 4 pezzetti di stoffa e questi i 4 pezzetti di feltro sottile ovviamente. Questa è la macchina, qui vedete questo è il cassettino per alloggiare, comodissimo per alloggiare le fustelle, almeno quelle piccole, ma c'entrano tranquillamente tutte quelle che andrò a utilizzare secondo me. E questi invece sono i pezzi, la macchina e i vari tappetini che fuoriescono, e vedete qui vi mostra anche che ci sono le istruzioni, quindi questo è tutto quello che esce all'interno della nostra macchina.